Allora amici, come vedete siamo andati a riempire, ricordatevi sempre di non superare la soglia di altezza della pietra, perché se no chiaramente quando si va a mettere la pietra successiva si va a creare un problema che la pietra va verso il basso, quindi si deve mettere in maniera fluida la pietra successiva. Vedete, qui si arriva a pari, qui si arriva a pari, qui si arriva a pari. Chiaramente quando buttate i sassi dovete anche spostarli con le mani, perché non ci devono essere buchi. Il riempimento si chiama riempimento perché deve riempire tutti gli spazi. Poi chiaramente se c'è un piccolo spazio, pace. Però cercate sempre di muovere i sassi interni, che sono la cosa più importante per me, nella maniera giusta, affinché proprio ci sia parecchio riempimento, filtraggio quindi e tenuta. Mi sono dimenticato di dirvi che quando voi andate a mettere le pietre è importante che le pietre non vadano a ballare, vedete? Non ballano queste, ma non ballavano nemmeno quando sono andato a metterle. Qualora la pietra, che si sposa bene nella situazione in cui si è posta, comincia a ballare, si può calzare. Chiaramente non tutte i sassi si può fare un lavoro del genere, però ci sono delle situazioni in cui si va a mettere un piccolo sasso all'interno della parte posteriore del sasso e quindi la pietra si ferma. In questo caso non ho avuto questa cosa da fare, meglio, quindi vuol dire che le pietre sono perfette e niente, adesso vado a fare quella parte laggiù dove c'è quella roccia, anche perché devo capire un po' com'è la situazione laggiù, perché possibile magari sia anche un po' una roccia e quindi poi il muro andrà fatto sopra quella roccia e vedete nella parte di qua invece andremo dopo a smontare perché è un po' più complicata la situazione e bisognerà partire dall'alto, levare le pietre stando veramente attenti a non far crollare tutto, perché il rischio è quello, e poi andremo a ricongiungere questi due muri, perché vedete qui siamo vicini al crollo, ma veramente molto vicini, e quindi poi piano piano andremo a fare il nostro recupero, perché poi alla fine questo è il recupero, però bene o male secondo me non è di tanto. L'unica cosa è che vedete anche qui c'è veramente una quantità di sassi e di terra impressionante, però è normale perché essendo crollato il muro con la pioggia poi si è portato avanti tutto il dislivello della sabbia. Qua amici c'era questo dislivello, vedete? Ho appoggiato una lastra, un sasso un po' più piccolino, chiaramente riempito, questo l'ho calzato, vedete qua sotto, così nel modo in cui il prossimo sasso, grande o piccolo che sarà, per farlo legare ci sarà la situazione bilanciata per appoggiarlo, perché se no il sasso si muove. Bisogna sempre cercare di bilanciare, vedete anche qua in questo momento c'è questo dislivello, poi veramente se si trova il sasso adatto che riesce a combaciare comunque è meglio ancora, ma non è mai detto. Vedete qui c'è una situazione un po' più complicata perché questo va verso il basso, quindi bisognerà cercare di chiudere. Comunque i sassi ci sono e piano piano si andrà avanti. Allora, breve aggiornamento dal rurale, che oggi pomeriggio diciamo ha lavorato abbastanza, anche domenica fra l'altro, quindi spero apprezziate molto questa cosa. Come vedete siamo partiti dall'area di sinistra, dove poi andrò a recuperare quest'area che sta venendo giù, e mi sono spostato lentamente verso destra, verso destra, verso destra. In questo punto, in questa cerniera qui, stava crollando tutto, quindi ho scavato, vedete tutta quest'area qui? Quest'area qui è venuta fuori dallo scavo. Sono andato a rifare il piano, per fortuna c'era questa roccia che è fissa, non è che si muove, una roccia che mi ha aiutato. Tra l'altro vedete anche qua dietro ci sono un sacco di rocce che dubito si possono spostare, e sono andato a ricostruire un piano non facile, perché soprattutto questa base qua l'ho dovuta rialzare ed è stato molto difficile perché non si rialzava. In quest'area qui, a differenza di questa, lo ammetto, per motivi di praticità e per motivi di velocità, perché vedete questo sasso qua rischia di venire giù, ho fatto un po' più veloce. Quindi cosa ho fatto? Ho semplicemente riempito un po' meno, anche se però vedete in questa zona qui è pieno di sassi, c'è molta meno terra rispetto nell'area principale. Sono andato a togliere tutte le radici, vedete quante ce ne sono, e sono state queste il motivo del crollo del muro e all'abbandono dei campi. E domani mattina andrò a rifinire tutta quest'area qui di destra, perché voglio chiudere questa area, metterla in sicurezza, diciamo, come si dice in gergo moderno. In questo modo mi sento anche
sicuro e sereno, anche perché voglio risistemare quel sasso lassù che secondo me se piove nei prossimi giorni, e dovrebbe piovere, viene giù. Dicevo, successivamente andremo a risistemare quest'area qui e ci sposteremo verso sinistra e andremo a risistemare anche l'area di sinistra che è a rischio crolla anche quella. Piano piano io dico amici che nel giro di altri 4-5 giorni lavorativi, non saranno 5 giorni reali perché questa settimana purtroppo mi comincia anche un corso dove sono stato obbligato a farlo, però io dico che sono in piedi su tutta questa montagna di sassi, dico che sono abbastanza soddisfatto perché tra l'altro ci sono anche ancora tante pietre, quindi secondo me riusciremo a fare un buon lavoro. Non so se basteranno, io penso di sì, però direi che il lavoro sta andando bene, sta venendo bene. Poi sicuramente ci sarà qualcuno più bravo di me a fare queste cose, però io sono abbastanza soddisfatto per i muri che ho fatto. Penso che questo cantiere stia andando nel verso giusto. Allora amici, io sto cercando di continuare a fare questa linea dritta, senza filo a piombo, come diceva Mauro nel video. Penso di essere nella direzione corretta e adesso continuo a venire verso sinistra perché io voglio fare sempre a file e poi alzare, file, alzare. Chiaramente, come vi ho già detto prima, sistemo di là e poi sistemo di qua, anche perché la situazione di qua è un po' più tranquilla, di là invece ieri, come vedete qua in terra si è formata una scala, pieno di terra, pieno di sassi, tra l'altro anche sassi non buoni, quindi adesso vediamo un po' come arrangiarci. Continuo a mettere sassi, continuo a riempire e poi vi faccio vedere un po' come va il tutto. Ora amici, breve aggiornamento, come vedete abbiamo da riempire, da giù ho fatto un riempimento molto potente, come piace a molti utenti e vedrai mi criticheranno la parte laggiù, però bisogna far così se no viene giù tutto. Vi volevo far vedere semplicemente l'incastro che sono riuscito a ottenere qua. Vedete qua c'era un dislivello su questa pietra perché è fatta così. Sono riuscito a trovare un sasso con sembra fatto apposta, vedete, dove appunto c'è una cucitura fra i due sassi, quindi è perfetto. Chiaramente questo come orientamento non è dei massimi, però il piano poi si riuscirà a ottenere. Chiaramente teniamo conto che siamo in pendenza, quindi si viene verso il basso, quindi ci sta leggermente ad avere un po' di inclinazione. L'importante è che i sassi non guardino il basso. Vedete, come vedete i sassi sono tutti, quasi tutti
rivolti verso l'alto sono in piano, niente guarda il basso, perché se guardi il basso poi si fa crollare tutto. Adesso vado a riempire e poi cerco di sistemare la situazione in questa parte qui che non è tanto semplice. È cominciato a piovere, ma vedrai sarà una roba passeggera, ma ci auguriamo tutti che nei prossimi giorni la faccia, perché ce n'è veramente bisogno, per la vigna soprattutto, ecco.